finisce qui! Finisce qui! L'Inter batte anche il Cagliari e vede sempre più vicino lo scudetto, il 21esimo, si prepara a metterselo sul petto quest'Inter. 3 punti, altri 3 gol e il Napoli è sempre più lontano, là dietro, ormai non lo sentiamo più e se ne va, la capolista se ne va, che oggi ha raggiunto l'obiettivo, Simo. Oggi l'Inter è ufficialmente, aritmeticamente qualificata alla prossima Champions League. Ce l'abbiamo fatta perché era questo l'obiettivo, no? Ragazzi, è stata una stagione molto dura. Finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo, perché comunque sai, era la cosa importante, il livello da raggiungere era proprio questo, quindi adesso possiamo andare in ciabatte in vacanza perché non c'è più nulla da chiedere a questo campionato. Bravi ragazzi, ottima qualificazione. È fatta. 3 punti e 3 gol per l'Inter, che fa 78 punti e 78 gol. Continua questa marcia clamorosa dell'Inter. 78 gol significa che l'Inter ne ha fatti esattamente 30 in più del Napoli. E questo dà la dimensione di un dominio clamoroso che sta portando avanti fin qua l'Inter, in una partita che è stata dai ritmi molto bassi. Primo tempo francamente molto, molto estivo, da partitella del 25 aprile tra amici o del 1 maggio, anzi, tra amici, quando comincia ad arrivare il primo caldo e il clima era un po' quello lì. Primo tempo abbastanza soporifero con l'Inter, che ha fatto delle scelte di formazione e anche di gestione a gara in corso in vista anche della Coppa Italia di martedì contro il Como. Mancava Bastoni, mancava il capitano Lautaro Martinez, mancava anche Jan Bissek, oltre allo squalificato Petar Sucic. Un po' di rotazione in campo, tra cui si rivede anche Josep Martinez tra i pali, mai impegnato praticamente, se non in un'uscita che praticamente dà il via all'azione che porta al primo gol. Quindi paradossalmente Martinez chiude con un clean sheet, ma la miglior prestazione la fa dal punto di vista offensivo, con il lancio profondo che apre al primo gol. All'Inter sono bastati 3 minuti circa per sbloccare e indirizzare la partita. Nel primo tempo ha avuto quei 5 minuti in cui è cresciuta un po' senza trovare la rete, le ha trovate entrambe nel secondo tempo, anzi tutte e 3 nel secondo tempo. Prima con Marcus Thuram, che ha dimostrato di essere tornato con un piglio tutto diverso dalla sosta per le nazionali e si è fatto carico dell'attacco nerazzurro dopo l'infortunio di Lautaro Martinez. Barella, Simo, che si vedeva che stava tornando già prima della sosta, lo si era rivisto anche in nazionale, stasera per me migliore in campo, e poi chiude i conti Zielinski con una perla che è veramente una ciliegina meritata per un giocatore che ha fatto una stagione super, che ha disegnato calcio, che era sembrato un pochino in flessione nell'ultimo periodo, oggi meritatamente un po' di riposo e poi torna in campo con questa perla sotto l'angolino, veramente bellissimo per sigillare una partita che vuol dire più 12 sul Napoli che giocherà domani contro la Lazio. Ma è stata una partita che per certi versi è assomigliata a quella di a altre anche abbastanza recenti. Alla fine del primo tempo, come spesso succede, molti si erano preoccupati: oddio, stanno giocando male a ritmi bassi, che schifo di qua, che schifo di là. Ma l'Inter ci ha insegnato più di una volta in realtà che è necessario mantenere la calma, perché poi nella seconda parte di gara, soprattutto contro avversari di livello inferiore come il Cagliari, spesso viene fuori e la distanza la vince. E oggi è successo esattamente questo. È chiaro che la percezione è soggettiva, però oggi io non ho mai avuto la sensazione di un Inter che fosse scollegata, di un Inter che rischiasse seriamente di non vincerla. Detto che poi nel calcio può succedere di tutto e lo sappiamo, però io avevo proprio quella classica sensazione di un Inter che nella ripresa in qualche modo la sblocca e poi la va a vincere, e così è stato. E quindi ha fatto la gara, la tipica gara della grande squadra, trovando anche la possibilità di segnare un bel gol, perché il primo gol, per l'azione che si è sviluppata sulla sinistra, secondo me è anche bello da vedere, sì. E trovando anche la continuità di molti giocatori, lo stesso Barella che dicevi che effettivamente ci sta come migliore in campo dopo le buone prove contro Roma e Como. Io poi durante la diretta ho voluto premiare più volte anche Stefan De Vrij, perché giocando pochissimo non è così scontato che poi venga rimesso in campo dal primo minuto e faccia delle grandi partite. Oggi non ha sbagliato niente De Vrij, come non aveva sbagliato niente mi pare nemmeno nell'ultima giocata, non ricordo bene l'avversario, ma mi pare di ricordare che avesse fatto molto bene. E questo è anche sintomo del fatto che, nonostante una situazione non facile per lui, un futuro che verosimilmente non sarà all'Inter, perché già si parla di accordi
con altre squadre per l'anno prossimo, comunque la squadra è sul pezzo e l'obiettivo è quello ed è indirizzato, e non è una cosa scontata. Hai fatto bene a citare De Vrij, partita veramente molto molto bella, di lotta, precisissimo, pulito negli interventi, in anticipo spesso su Borrelli che si è visto solo per i falli che ha commesso, e ha oscurato anche Sebastiano Esposito che è stato quello un pochino più vivace dopo palestra. Secondo me, anzi, il Cagliari ha interpretato molto bene la partita, tanto che nel primo tempo io ho fatto molti complimenti a Palestra, che comunque lì sulla destra è stato il miglior giocatore loro dal punto di vista offensivo, ma a sinistra Aubert per me ha fatto un grande lavoro limitando tantissimo Dumfries, che contro un avversario così schiacciato dietro come era il Cagliari ha avuto delle difficoltà a sfondare. Infatti l'Inter ha viaggiato con un cilindro in meno un po' lì sulla destra, ma Dumfries comunque lo vedo abbastanza bene. Poi ha fatto pure un bell'assist per il gol di Zelinski e ha accomodato il pallone. Tante note positive in questa gara, anche l'ingresso in campo di Bonni l'ho visto con il piglio giusto in questa partita. Ringrazio Felipe che dice Barella ne mette un altro, è il terzo gol stagionale per un Barella che ha combinato tanti assist, adesso comincia a raccogliere anche i gol, non ha esultato per il gol contro la sua ex squadra, è in un buonissimo momento in questo momento Nicolò Barella. De Pica Pica scrive prendiamo Palestra, è fortissimo. Simo, voto la tua partita di Palestra, che impressione ti ha fatto? Beh, sulla destra è stato un bel treno. È chiaro che contro Di Marco, comunque dal punto di vista fisico, aveva un vantaggio. Nella prima parte del primo tempo, che è stata la fase in cui il Cagliari si è fatto vedere un po' di più, era il riferimento principale, ancora prima delle punte. Comunque andavano dritti di là, lui correva. Ti dà la sensazione di essere un giocatore che, almeno dal punto di vista fisico, difficilmente paga dazio contro gli avversari che si trova davanti. Chiaro, deve ancora perfezionarsi anche a livello tecnico, però sicuramente è un bel profilo. Rimane il fatto che il prezzo è molto alto, prima cosa. Seconda cosa, in quella posizione lì al momento c'è un Denzel Dumfries che comunque non mi sembra da meno, anzi, cioè è tutto un discorso da fare questo, perché quando l'Inter prese Barella, per esempio, lo inseriva nel centrocampo, aveva il suo senso, e ok, Bastoni in qualche modo uguale, anche se al tempo c'era Godin, però poi anche lui aveva la sua età. Con Dumfries, certo, se parte Dumfries è un tema, se Dumfries non parte, 40 milioni su Palestra, cioè non è forse l'investimento più ottimale a livello di risorse, ma questo sono discorsi che faremo anche in estate. No, io velocemente dico che a me ha fatto una buona impressione anche stasera. Non l'ho mai visto arrivare sul fondo a crossare, però ha delle caratteristiche molto moderne, secondo me, come esterno, perché è bravo con entrambi i piedi, ha questa fisicità importante, ma è bravo con entrambi i piedi e mi piace vedere come sempre più anche all'estero i grandi esterni, molto spesso più che andare sul fondo, sono molto bravi a venire a giocare anche in mezzo, cioè anche, l'abbiamo visto, se ne parla già tanto di come lo faceva ai tempi, uno dei primi fu Alexander Arnold, che da esterno veniva a giocare anche da mediano praticamente, ma adesso la cosa si è evoluta anche davanti, con l'esterno che diventa offensivo e viene a giocare giustamente DML5 è vero, mi ricorda che c'è stata un'ottima palla che ha messo dentro per Akanji, che ha fatto un salvataggio che altrimenti era gol. Hai ragione, bravo DML5, grande chiamata questa, hai ragione, grande assist lì che aveva fatto appunto Palestra. Per me quindi ha delle caratteristiche molto interessanti. Su Palestra, se vuoi fare un investimento così, è perché dici è un po' come Barella, un po' come Bastoni, lo vedo come un predestinato, quindi vado a spendere una cifra così pesante perché lo vedo anche in ottica futura molto, molto importante. Franco scrive ciliegina sulla torta con Zelinski, vittoria importantissima, non perdiamo il ritmo e ora testa al Como, vogliamo il doblete, forza ragazzi, doblete perché martedì si gioca all'accesso alla finale di Coppa Italia nella gara contro il Como, si riparte lo 0-0 dell'andata, scudetto che è distante ormai 7 punti, aritmeticamente l'Inter deve conquistare almeno 2 vittorie e un pareggio per chiudere definitivamente i conti scudetto, sempre che il Napoli non perda qualche altro punticino per strada, magari già domani, che abbasserebbe ulteriormente questa quota, ma Daniel non è d'accordo perché dice forse vinceremo ma non celebrerò perché non abbiamo battuto Conte e Allegri. No dai, è ironico penso. Daniel, grazie per il supporto. No, era stato qualcuno, non mi ricordo su qualche giornale o qualcun altro che diceva Serie A mediocre perché la squadra che vince è la squadra che non ha mai vinto contro le due inseguitrici. Padre, quando vince l'Inter il campionato è sempre mediocre, ma poi vorrei capire, allora, cioè, le inseguitrici
che non hanno vinto contro quelle ancora più indietro, perché questo è il motivo per cui non sono lì, allora qual è il tema? Vabbè, ma questi ragazzi lo sappiamo, sono discorsi, come ha detto anche Kivu, cioè ci sono alcuni a cui dà fastidio che i loro amici non vincano, no? E quindi devono trovare ogni modo per andare a sminuire, per dire queste cose qua. Lasciamoli blatterare, noi ci godiamo questa cavalcata che ancora non è finita, però si avvicina di altri 3 punti questa sera. Ululalo, Lupo, il Simone e il Lupo Frizza. Lupo, Simone, mi sono intrecciato. Ma vedi, stai delirando, è finita Simone la e serata. il Lupo Frizza, ecco, Simone da stasera, Simone e il Lupo Frizza. Grandissimo, grandissimo. Poi abbiamo anche Giovanni, qualcuno sa come siamo messi con le tabelle? Sì, le tabelline, non sono andate bene, non sono andate benissimo, le tabelline. Gli stiamo facendo così, stanno cercando di ridimensionare questo scudetto, di ridimensionare questo campionato, ci provano in ogni modo, ma noi sappiamo che è stato fatto qualcosa di straordinario, che quest'Inter sta avendo dei numeri clamorosi, che Christian Chivo ha fatto un lavoro immenso ed è giusto che si sia tolto questi mattoni, non sassolini, dalle scarpe nella conferenza stampa alla vigilia di questo Inter Cagliari, una conferenza, come diciamo ieri, non si torna indietro, ci sarà un prima e un dopo questa conferenza. E noi questa vittoria, per chiudere, mi permetto, Simo, di dedicarla al grande Simone, che dice: purtroppo non so se festeggerò per la morte di mamma, sono sicuro che sarebbe stata felice. Ti siamo molto vicini, Simone, allora come tutto il gruppo di Passione Inter ti mandiamo un grandissimo abbraccio a nome di tutta la community di Passione Inter e speriamo, ecco, che almeno tu ti possa godere la gioia di uno scudetto che l'Inter ormai vede lì ad un passo, e ti mandiamo veramente, veramente un enorme abbraccio. Simo, penso che possiamo chiudere così la clip. Sì, è anche il modo giusto. Un abbraccio assolutamente a Simone e speriamo che, appunto, come dicevo prima, la cavalcata prosegua fino al grande traguardo. Vi aspettiamo nel club su passioneinter.club, poi domani solito approfondimento con dati, tattica e molto altro, sempre qui su Passione Inter. Mi raccomando, iscrivetevi al canale.